Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi vi farò vedere come realizzare una bandana con punto granny. Ci servirà un gomitolo di cotone del colore che desiderate, dei marcatori, se principianti, un ago da lana, delle forbici e un uncinetto numero 2,5 mm. Iniziamo facendo il cappio. Quindi creiamo un mezzo infinito. Facciamo passare il filo da lavoro all'interno di esso e tiriamolo fuori. Adesso facciamo 4 catenelle. Ora andremo a formare il primo punto granny. Facciamo 2 maglie alte nella prima catenella fatta. Per fare la maglia alta dobbiamo caricare il filo sull'uncinetto ed entrare nel punto, in questo caso prendendo l'asola esterna della prima catenella. Poi prendere il filo e portarlo fuori, caricare ed uscire dalle prime 2 asole, caricare ancora ed uscire dalle ultime 2. Ripetiamo il solito procedimento creando un'altra maglia alta sempre nella prima catenella. In questo modo abbiamo creato il primo punto granny, che è formato dalle 3 catenelle che contano come primo punto e dalle successive 2 maglie alte. Alziamoci facendo 3 catenelle, che valgono sempre come primo punto. Voltiamo il lavoro e creiamo 2 maglie alte nel primo punto, così da creare il primo punto granny. Adesso facciamo 3 maglie alte nell'ultima maglia alta fatta del giro precedente. In questo modo abbiamo creato un piccolo triangolo, che man mano andrà ad ingrandirsi sempre di più. Per il prossimo giro il procedimento è il solito, con l'unica differenza che, ad ogni giro, ci sarà un punto granny in più da lavorare. Quindi alziamoci con le 3 catenelle che valgono come primo punto. Giriamo il lavoro e come prima facciamo le altre 2 maglie alte nel primo punto. Adesso lavoreremo nello spazio fra un punto granny e l'altro, sempre facendo le 3 maglie alte, per poi arrivare all'ultimo punto e fare le 3 maglie alte nell'ultima maglia alta del giro precedente.
Proseguiamo con questo procedimento fino a che la parte più larga della bandana non arrivi a toccare la nuca. Poi, per andare a creare il bordo della bandana, ci servirà avere un numero pari di giri. Quindi, se avete raggiunto la larghezza giusta ma avete un numero dispari, aggiungete un giro in più o diminuitelo affinché torni pari. Eccoci raggiunta la misura che ci serve. Io ho una larghezza di 40 cm circa e una lunghezza di 21 cm circa, avendo fatto 30 giri totali. Adesso andiamo a creare i lacci. Ci basterà fare delle catenelle della lunghezza che vogliamo. Io andrò a fare 48 catenelle. Il mio laccio è lungo 22 cm circa. Ritorniamo indietro per inspessire il laccio. Quindi saltiamo l'ultima catenella e a partire da quella dopo andiamo a fare una maglia bassissima prendendo l'asola posteriore. Quindi entriamo, prendiamo il filo e portiamolo fuori. Senza caricare, usciamo dall'unica asola sull'uncinetto. In questo modo abbiamo realizzato la prima maglia bassissima. Continuiamo così fino ad arrivare all'ultima catenella. Una volta arrivati qui, andiamo a rifinire il bordo della nostra bandana. Lavoreremo prendendo l'ultima maglia alta di ogni riga e andremo a creare dei ventagli. Entriamo nella prima riga prendendo l'ultima maglia alta e andiamo a fare una maglia bassissima. Ora entriamo nella riga dopo, prendendo sempre l'ultima maglia alta, e andiamo a fare 4 maglie alte tutte insieme. Adesso ricominciamo facendo di nuovo una maglia bassissima nella maglia alta della riga dopo e successivamente di nuovo 4 maglie alte. Continuiamo a fare una maglia bassissima e 4 maglie alte insieme fino ad arrivare alla punta della bandana. Arrivati qui, dobbiamo aver appena fatto una maglia bassissima, quindi ora prendiamo questo piccolo archetto che abbiamo in cima e all'interno di esso andiamo a fare le 4 maglie alte.
Continuiamo come prima, quindi una maglia bassissima nella riga dopo e 4 maglie alte insieme fino ad arrivare alla fine. Ricordiamoci che da un lato e dall'altro dobbiamo avere il solito numero di ventagli. Lavorata l'ultima riga, andiamo a creare l'altro laccio come prima. Terminato il laccio, entriamo nella V della prima maglia alta di quella riga e facciamo una maglia bassissima più una catenella di sicurezza. Tagliamo il filo, portiamolo fuori e con un ago da lana andiamo a nasconderlo sul retro. Dopodiché tagliamo il filo in eccesso e la nostra bandana sarà pronta. Spero che il video vi sia stato utile. Fatemi sapere nei commenti se proverete a realizzarla. Iscrivetevi al canale per non perdere gli altri tutorial. Grazie per la visione. Alla prossima!